Povero zio Totò. Pensateci bene, cosa potevano essere mai quell'inizio degli anni '80 per lui? Roba da sfasciarsi la testa al solo pensarci. Finché si trattava di tenere in galera Leggio o di fare la guerra a Bontate e da quelli dopo di lui, era il pane suo. Ma poi fare il capo assoluto di Cosa Nostra, mica finiva con omicidi e spartizioni di territori. Bisognava fare i piccioli e garantirne a tutti, per evitare che qualcuno, una nuova leva, potesse usare il malcontento contro di lui, come già lui aveva fatto verso le famiglie che aveva sconfitto. Quindi bisogna fare i piccioli con droga e appalti. Poi però bisogna riciclarli e bisogna evitare che qualcuno indaghi sul business. Poi bisogna eliminare il pericolo del reato di associazione mafiosa, che potrebbe essere un terremoto. E infine c'è da garantire il sistema che lo ha più volte aiutato, magari eliminando qualcuno di importante. Quanti problemi per uno che ha finito la scuola primaria in carcere. Anche Rocco Chinnici, dall'altra parte della barricata, ha i suoi bei grattacapi. In ascensore spinge il tasto del piano a cui si deve recare e intanto inizia a discutere dei risultati delle ultime inchieste con alcuni colleghi. Non è un caso ormai, è quasi un'abitudine, dai tempi in cui lo faceva col suo amico e collega Gaetano Costa. Perché l'ascensore ormai è uno dei pochi posti sicuri in cui poter discutere senza che orecchie indiscrete sentano. Quanto è difficile oggi cercare giustizia a Palermo. La mafia può colpire chiunque intorno a te. Ma non è quello il problema. Il problema è che nemmeno ti puoi fidare di quelli che intorno a te ci stanno. È una storia che Chinnici conosce bene, da quando faceva il pretore a Partanna, negli anni 60. Lui che ha seguito il caso della strage di Viale Lazio del 70, che proprio Ucurtu aveva gestito dalla sua auto. La lotta alla mafia è dura, spaventosa, ma si può affrontare. Quello che amareggia però è non potersi fidare di alcuni di quelli che quella battaglia con te stanno condividendo. Sapere o sospettare che qualcuno intorno a te o sopra di te ti rema contro, ti mette i bastoni fra le ruote e vorrebbe vederti da un'altra parte. E l'amarezza viene riversata in alcune pagine di un'agenda in cui Chinnici annota non tanto la sua lotta alla mafia, ma la sua lotta all'interno del potere del Palazzo di Giustizia. E quell'agenda, quel diario, farà molta paura, ma non alla mafia. Lo può avere anche all'interno del suo palazzo il mafioso, come lo può avere all'interno del Palazzo di Giustizia, all'interno del Palazzo della Prefettura o in altre istituzioni. Ecco perché è difficile, molto più difficile sradicare la mafia che non le Brigate Rosse o le Brigate Nere. «1977», dal diario di Rocco Chinnici. Ignoti omicidi in persona di Zummardo Salvatore commesso in Monreale il 15 giugno 1975, formalizzato dal PM Scozzari il 3 giugno 77. Eccellente. Il PM Scozzari era apparso, almeno voci di corridoio dicevano nel Palazzo di Giustizia, in una intercettazione del 66-67 per il processo Davi e compagni. Ma erano voci perché quelle intercettazioni, che al tempo molti pensavano non realizzabili, in realtà c'erano, ma erano spesso abusive. Le faceva la polizia giudiziaria senza autorizzazione, ma le faceva. Ma nessuno le aveva poi utilizzate. E Scozzari aveva quindi potuto anche condurre e istruire il processo per la strage di Viale Lazio, prima che il processo venisse spostato a Roma per incompetenza. «1978» è l'anno in cui Rocco Chinnici segue il caso della morte di Giuseppe Impastato. E sul diario si può leggere: NB. Nel processo a carico di ignoti imputati dell'omicidio di Di Cristina, nel quale sono imputati numerosi individui per ricettazione di assegni, Scozzari mi ha chiesto espressamente di non istruire personalmente il processo e di non assegnarlo a Motisi. Ritengo che così gli sia stato imposto. Il processo è stato assegnato a un giudice da me ritenuto severo. Rizzo. A distanza di mesi mi sono sbagliato.
30 marzo 1979, diario di Chinnici. Ho prosciolto dal delitto di truffa aggravata in Burgia Giuseppe. Al processo si è interessato in modo pressante la sua eccellenza Pizzillo. «6 gennaio 1980. Viene ucciso Piersanti Mattarella. Si occupa del caso Rocco Chinnici, come per l'omicidio di Michele Reina, avvenuto mesi prima. «1980. Cosa Nostra uccide anche il capitano dell'Arma dei Carabinieri Emanuele Basile il 4 maggio e il procuratore Gaetano Costa il 6 agosto. Gaetano Costa, l'amico di Chinnici. Dopo questo omicidio, Rocco Chinnici ha l'idea di istituire una struttura collaborativa fra i magistrati dell'ufficio, che poi diventerà nota come pool antimafia. Conscio che l'isolamento dei servitori dello Stato li espone all'annientamento e li rende vulnerabili, in particolare i giudici e i poliziotti, poiché uccidendo chi indaga da solo si seppellisce con lui anche il portato delle sue indagini. Dottor Chinnici, vecchia mafia e nuova mafia, che cos'è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano? Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre soltanto di mafia, perché la mafia è stata e fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato. Ecco, ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali? Nuovi metodi, nuovi sistemi, però la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di 30-40 anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori della legge e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezze. Entrano a far parte della sua squadra alcuni giovani magistrati, fra i quali Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Dirà anni dopo Chinnici in un'intervista: «Il mio orgoglio particolare è una dichiarazione degli americani, secondo cui l'ufficio istruzioni di Palermo è un centro pilota della lotta antimafia. Un esempio per le altre magistrature d'Italia. I magistrati dell'ufficio istruzione sono un gruppo compatto, attivo e battagliero». Tra le indagini più delicate di quel periodo c'è la cosiddetta inchiesta Spatola, che riguarda il gruppo Spatola Inzerillo, trafficanti internazionali di eroina. Inchiesta scaturita dai mandati di cattura che erano costati la vita al procuratore Gaetano Costa. Chinnici non esita ad affidare l'indagine a Falcone, il quale avvia rivoluzionarie verifiche bancarie sui movimenti di denaro sporco e sulle misteriose relazioni dei trafficanti con il bancarottiere Michele Sindona. In realtà era stato Costa il primo a capire l'importanza di seguire i flussi di denaro. Gli Spatola, imparentati con i Gambino e gli Inzerillo, riciclavano i proventi del narcotraffico anche tramite le banche di Sindona, che gestiva parte del riciclaggio della famiglia Gambino negli Stati Uniti. I primi tentativi di studio sistematico dei meccanismi di riciclaggio adottati dalle famiglie mafiose, in collaborazione con la Procura di Palermo, risalgono a questi anni. Quando si dice che a Palermo buona parte dell'economia si fonda sulla droga, non si esagera. I processi che sono stati definiti anche al dibattimento provano in maniera incontrovertibile questa nuova realtà, cioè la mafia, grande imprenditrice, la mafia, grande potenza economica. Appunto senza data del diario di Chinnici. Nel mio ufficio si è verificato un fatto di gravità eccezionale. L'avvocato Paolo Seminara, amico fraterno di Scozzari, mi muove l'accusa di volere a tutti i costi la emissione di mandati di cattura nei processi pendenti contro associati a delinquere, nei quali il procuratore Costa ha convalidato gli arresti, ed indurre i magistrati Falcone e Calabrese ad emetterli. Il suo atteggiamento è minaccioso, scorretto, è degno di lui. All'agitata discussione prende parte Motisi. Nel corso della discussione il Seminara si lascia sfuggire una circostanza che sicuramente gli è stata riferita da Scozzari: l'esistenza nel processo contro Sollena Salvatore e Bontate Giovanni del rapporto della squadra mobile del 30 aprile 80, redatto su mia richiesta. Chiedo a Calabrese perché ha scarcerato i detenuti del suo processo. Confessa che erano intervenuti
a dirgli che noi non ci possiamo fare strumentalizzare dalla polizia. Schiacchitano e lo forte della procura, emissari del gran vigliacco e servo della mafia Scozzari. Circola insistente la voce che i mandati di cattura nel processo di Falcone li ho fatti emettere io. L'avvocato Campo mi dice testualmente: come dopo che a seguito del processo dei 114 c'era stato promesso che non ci sarebbero stati più processi per associazione a delinquere. Si ritorna dunque alle associazioni? Se mi succederà qualcosa di grave, i responsabili sono due. Primo, il grande vigliacco Ciccio Scozzari. Secondo, l'avvocato Paolo Seminara. L'impianto delle prime raffinerie di morfina grezza nei dintorni del capoluogo siciliano era cominciato verso la metà degli anni 70 ed i risultati, ben visibili anche se la maggior parte dei proventi veniva spedita oltre confine, erano forniti da un incredibile aumento più che sospetto dei depositi riconducibili alla mafia nelle piccole banche siciliane. Questa evidente sincronia permise di indirizzare le indagini sulle raffinerie, riuscendo a interrompere il flusso di eroina diretto negli Stati Uniti e nel resto d'Europa. Si pensi che la droga prodotta rappresentava il 30% della domanda del mercato statunitense. Eppure, tolte le famiglie di esattori, i Salvo in primis, non vi erano in Sicilia grossi patrimoni di recente costituzione che potessero lasciar supporre di un loro collegamento con la droga. Dunque era evidente come il denaro finisse altrove. Dati i divieti imposti dagli Stati Uniti, con i quali, a partire dai primi anni 70, veniva impedito alle banche svizzere che si ostinavano a mantenere il segreto sui depositi sospetti di accedere a Wall Street, si era arrivati nel 77 alla firma tra Stati Uniti e Svizzera di un accordo di assistenza giudiziaria che imponeva a quest'ultima la collaborazione sulle indagini relative alle organizzazioni criminali, lasciando debitamente fuori dai controlli bancari la corruzione e l'evasione fiscale. Intanto, le mete dei soldi sporchi erano cambiate, preferendo il segreto bancario e soprattutto il sistema delle fiduciarie lussemburghesi e del Liechtenstein. Un attento studio sui sistemi utilizzati da due fra i principali attori del riciclaggio dei soldi della mafia si era rivelato superato. Infatti, se da una parte il finanziere Michele Sindona privilegiava le speculazioni sui mercati finanziari, il banchiere Roberto Calvi, grazie agli sportelli bancari aperti in tutto il mondo e principalmente in paradisi fiscali quali il Lussemburgo, il Nicaragua e le Bahamas, era in grado di muovere rapidamente grandi cifre, facendoli poi schermare da sistemi di società anonime, titolari dei conti impiegati. Dunque l'anonimato dei beneficiari delle società garantiva l'interruzione delle tracce relative al denaro sporco. Lo spunto utile all'individuazione dei soldi della mafia viene offerto da uno studio dal titolo The Use of Offshore Banks and Companies, realizzato da uno staff del Senato degli Stati Uniti, guidato dallo studioso Richard Blum. Secondo la ricerca, la destinazione presa dalla maggior parte del denaro sporco era quello dei paradisi fiscali del mercato degli euro-dollari, ovvero tutti quei mercati al di fuori degli Stati Uniti in cui venivano scambiati dollari. Il valore delle transazioni che si concludevano ogni giorno sui mercati finanziari superava abbondantemente i 700 miliardi di dollari, ma solo una piccola parte di questi era legata al flusso commerciale mondiale. La restante parte corrisponde alla porzione più instabile del sistema finanziario globale. I paradisi fiscali e i mercati degli euro-dollari rientrano in questa parte dei mercati finanziari, caratterizzati da un'elevata instabilità. In essa finiscono, oltre ai soldi dei mafiosi, anche i fondi neri delle multinazionali, usati per corrompere i vari governi, i prestiti interbancari, i fondi frutti della corruzione e di ogni genere di attività illecita. Si trattava di quell'enorme massa di denaro estremamente volatile e altamente speculativa che attaccava le economie instabili impoverendole, come accadde nei primi anni '80 al Messico del presidente José López Portillo. Anche Giovanni Falcone legge il rapporto sui paradisi fiscali, rimanendone molto impressionato. L'osservazione che fa subito dopo la lettura è la seguente. Questi paradisi fiscali mi sembrano un'immensa torre di Babele, ma forse questa è solo l'apparenza. Ci deve essere un centro da qualche parte, e se esiste può essere davvero il centro dell'inferno.
In realtà, i centri del male sono più di uno, alcuni dei quali rappresentati sicuramente da località amene, il cui segreto bancario e l'afflusso di capitali di dubbia origine rappresentano la ragione stessa dell'esistenza del centro. Il riciclaggio diventa affare sempre più complicato e difficile. Ucurtu opera come può, affidandosi ad altri. A Pippo Calò, che a Roma, dopo il crollo del sistema sindoniano legato ai Bontate e ai Gambino, ha intessuto rapporti fitti con l'Ambrosiano di Calvi, tramite i collegamenti massonici di Gelli Ortolani, presso le banche dei quali in Sud America spesso atterrano i denari. E io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interessa, non sono capace di toccare una cosa meccanica, Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano, ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta venire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina. Quando a un certo punto Sindona ha cominciato la sua reputazione estera ha cominciato a deteriorarsi, tanto Marcinkus che mio padre hanno dato un taglio con quelli che erano i rapporti diretti intorno al 74 e li hanno in qualche modo occultati. E poi la gestione sempre paramassonica delle società per gli appalti da parte del commercialista Pino Mandalari. Poi c'è quello che sta in Svizzera, uno vicino ai Madonia ed ai Contrera Caruana, tale Vito Palazzolo, che pare sia molto bravo. In questa fase, pare assurdo ma non è, alcuni dei passaggi per il riciclaggio, come Calvi e Palazzolo, sono comuni ai gruppi Bontate e Rina. Pur divisi, affidano i soldi agli stessi personaggi. 3 luglio 1980. Appunto del diario di Rocco Chinnici. Viene in visita, nome illeggibile, e dice di un pezzo grosso latitante che vorrebbe incontrarsi con lui. È Don Tanino B. Mi dice che molti personaggi di grande levatura gli hanno parlato del figlio di Don Paolino Bontade. «12 novembre 1980, appunto senza data. Ore 11. L'avvocato Nino Mormino, molto riservatamente, mi dice, e si dimostra preoccupato, che l'eccellenza Pizzillo ha dichiarato che presso l'ufficio istruzione io interferisco nei processi più gravi, nel senso che condiziono i giudici ad un rigore esagerato. Pizzillo sa di mentire nella maniera più irresponsabile. 27 gennaio 1981. Dal diario di Rocco Chinnici. Ore 11:30. Viene a trovarmi il dottor I della questura. Mi confida, in tutta riservatezza, a proposito dell'omicidio Mattarella. A. Che il presidente ucciso, ritornando da Roma, dopo un colloquio con il ministro Rognoni, disse alla segretaria dottoressa Trizzino: se si sapesse quello che ho detto a Rognoni, mi ucciderebbero certamente. B. Che di ciò il commissario De Luca ebbe a fare una relazione. Il documento però non è stato allegato al rapporto per il veto dei superiori. Ore 18. Assumo in esame il dottor Mignosi, ispettore regionale. Riservatamente mi dice, mi prega di non verbalizzare, che dopo 3 o 4 giorni dall'uccisione del presidente Mattarella andò a trovare il procuratore generale Viola e decise di riferire tutto quanto sapeva. E il procuratore generale gli disse testualmente: come amico gli consiglio di aspettare gli eventi. Se poi vuole essere sentito, chiamo il segretario e verbalizzo. Evidentemente non fu verbalizzato nulla. Paura? 10 aprile 1981. Dal diario di Rocco Chinnici. Ore 9:30. Assumo in esame nel processo per l'omicidio Mattarella la signora Trizzino. Il contenuto della conversazione è nel verbale redatto in data di oggi. Mi confida, pregandomi di non verbalizzare, di aver informato Sua Eccellenza Pizzillo, procuratore generale, di quanto ebbe a dire il presidente ucciso, ed aver avuto un colloquio riservato sui problemi siciliani col ministro Rognoni. Presente il segretario Di Bartolo. Lasciò in un primo momento incredula, cioè quasi come se volesse scherzare, come se fosse poiché in quel momento
spesso capitava di fare riferimenti a queste inchieste al comune e lui diceva: se c'è una persona che devono ammazzare, questo sono io, state tranquilli, l'obiettivo sono io. Allora io in quel momento, ecco, Non gli diede il peso che poi... non ho dato subito il peso al suo discorso che meritava. E lui ha sottolineato ancora una volta, sempre con un'aria più grave, la sua preoccupazione. L'ultima volta che venne da me si mostrò molto preoccupato della situazione di Palermo, molto attentissimo alla nuova mafia, e accennò tra l'altro alla sua politica sugli appalti. Ma non ho avuto l'impressione che avesse preoccupazioni. Aveva chiaro davanti a sé il compito enorme che gli stava di fronte, le difficoltà, l'asprezza della vita politica. «23 aprile 1981. Durante la seconda guerra di mafia viene ucciso Stefano Bontate». «8 giugno 1981, ore 18. Si svolge nel mio ufficio una discussione. Siamo io, Pajno, Falcone, Schiacchitano. Io e Falcone sosteniamo che a seguito dell'interrogatorio reso da Miceli Crimi, costui ha ammesso di aver esploso il colpo d'arma da fuoco contro Sindona, ed altro, si impone la necessità di contestare a Sindona e ad altre persone, con mandato di cattura, il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Il Pajno è alquanto preoccupato. Dice che vuole vederci chiaro, che non vuole dare in pasto alla stampa provvedimenti che fanno scalpore. Io e Giovanni Falcone rimaniamo stupiti di tanta prudenza. È importante il fatto che Pajno altri non è che il portavoce di Viola. Che è forse vero che questi è alla P2 o è di altra consorteria simile? «14 luglio 1981. Dal diario di Rocco Chinnici, ore 13. Giovanni Falcone mi comunica che il primo presidente della Corte gli ha caldamente raccomandato il cavaliere del lavoro Graci, implicato nella faccenda Sindona, dopo averlo convocato nel suo ufficio. La circostanza può costituire conferma indiretta alla notizia riferitami da Rebito, secondo la quale alla fine di ottobre 79 si riunirono a Taormina il Graci, l'eccellenza Ugo Viola, l'eccellenza Pizzillo, il senatore Coco e Pajno per appoggiare massicciamente quest'ultimo a consigliere istruttore. Ore 18. Viene a trovarmi il marchese De Seta. Dopo avermi raccontato delle sue vicende con l'avvocato Guarrasi, mi fa presente che costui è intimo amico del senatore Emanuele Macaluso. Mi riferisce che alla Galleria d'Arte La Tavolozza, il cui proprietario effettivamente è Renato Guttuso, si recava spesso il dottor Boris Giuliano, il quale in quella sede, parlando con Leonardo Sciascia e qualche altro, si riteneva certo che responsabile del sequestro De Mauro era proprio il Guarrasi.